Devi sapere che io disegno male, ma veramente molto male. Ciò nonostante, ho realizzato questo, e questo, e questo, e questo, e quest'altro. Se vuoi sapere come ho fatto, non devi che aspettare qualche secondo, il tempo della sigla, e poi ne parleremo insieme. Il trend principale di questo inizio di 2023, e probabilmente anche tutto il resto dell'anno, è quello dell'intelligenza artificiale. Tutti parlano di ChatGPT, l'ho fatto anch'io in un video che ti lascio qui sopra se vuoi andartelo a vedere e qui sotto nella descrizione. Però l'intelligenza artificiale non si applica soltanto alla realizzazione di testi, anche complessi come può fare ChatGPT, ma anche alle immagini. Ci sono un'infinità ormai di tool specifici per realizzare dei disegni molto elaborati, dei design anche per magliette, per poster, per altre cose molto elaborati, partendo da un testo che tu dai in pasto al sistema di intelligenza artificiale. Il più noto di tutti questi sistemi è sicuramente Midjourney, che realizza delle immagini meravigliose, ma ha un sostanziale grosso difetto, se naturalmente vuoi contenere le spese. Ovvero, dopo 25 immagini realizzate in modo gratuito, per continuare a utilizzarlo devi necessariamente sottoscrivere un abbonamento. E non ti sto parlando di 25 immagini free al mese, finito il mese, c'è un altro mese con altre 25 immagini, ma proprio 25 immagini in totale. Superate quelle, abbonamento. Sono abbastanza convenienti, devo ammettere, però se uno vuole spendere poco o ancora meglio, non vuole spendere assolutamente nulla, l'alternativa di cui ti sto per parlare è davvero molto interessante. Si chiama Blue Willow ed è, quantomeno per il momento, e speriamo che resti così per sempre, totalmente gratuita. Funziona in una maniera molto simile rispetto a Midjourney, quindi diciamo che se utilizzi già Midjourney non dovresti avere grosse difficoltà con Blue Willow. Comunque in ogni caso, nel video che vedremo fra pochissimo ti spiegherò passo passo cosa devi fare per utilizzare al meglio Blue Willow. Prima di passare al PC però ti ricordo due cose importanti. La prima è che tutti i link dei sistemi, dei tool di cui parlerò in questo video li trovi qui sotto nella descrizione, quindi ti basta andare lì, cliccarli e puoi accederci anche tu. La seconda è l'importanza per questo canale, come per tutti i canali YouTube, del tuo supporto. Quindi mi raccomando, se questo video, una volta che lo avrai visto, ti sarà piaciuto, lasciaci un like, condividi questo video con tutti i tuoi amici per far sapere anche a loro l'esistenza di questo sistema, iscriviti a questo canale e attiva la campanellina delle notifiche per sapere sempre in tempo reale ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video relativo a contenuti di intelligenza artificiale e non soltanto. Ciò detto, passiamo davvero al PC e ti faccio vedere passo passo come utilizzare Blue Willow. Allora, per prima cosa inforco gli occhiali perché ormai l'età avanza e non ci vedo più così bene senza. Siamo sul sito di Blue Willow. Ci servirà relativamente il sito, serve semplicemente per accedere poi a Discord, da cui potremo utilizzare il sistema di intelligenza artificiale per generare delle immagini. Comunque arriviamo sul sito Blue Willow, ti lascio naturalmente il link qui sotto in descrizione, diamo rapidamente un'occhiata, non c'è moltissimo, c'è un video che ci spiega cosa possiamo farci, carriera con loro, come funziona, eccetera eccetera. L'essenziale è tornare qui, andare su Join the Beta, quindi entriamo nella beta che ci rimanda a Discord, perché esattamente come Midjourney e molti altri servizi di questo tipo si basa su server Discord. Arriviamo qui, abbiamo questo invito appunto ad accedere a Blue Willow, sono 36.000 e passa persone in questo momento, 221.000 membri eccetera. Che nome vuoi usare? Facciamo un nome semplice, BV come Blue Willow 23. Se non esiste ancora, dichiari di aver letto e accettato i termini di servizi, continua, crea un account, ti chiede se sei appunto un essere umano e il solito captcha, verifica, ok, devo inserire la data di nascita, adesso io la metto a caso perché io ho un account Discord, in questo caso lo sto facendo ex novo per farti vedere come funziona, come devi fare e procedo. Ok, per completare la registrazione, perché io gli ho detto che non sono registrato a Discord e questo lo faccio per fare un excursus completo di tutto il sistema nel caso anche tu non sia registrato a Discord, io in realtà sono già dentro Discord quindi basterebbe inserire i miei dati, devo appunto registrare il mio account, quindi devo inserire la mia email e la password che seleziono. Posso dargli direttamente la mia email reale oppure utilizzarne una temporanea in uno dei tanti servizi temporanei che esistono, oppure come faccio io ora, creare una email, un account email con Proton
quindi vai sul sito che trovi qui sotto linkato in descrizione, Proton Free, gratis, e creo il mio account. Anche qui abbiamo un captcha, come visualizzato, BV 2023. Proseguiamo. Possiamo dargli il numero di telefono di recupero o un indirizzo email di recupero. E siamo dentro Proton. Devo scegliere la tipologia, a me piace scuro, tema scuro. Ok, per iniziare e siamo pronti. La posta in arrivo ha un'unica mail, quella di Proton medesimo, ma adesso andiamo ad aggiungere anche la mail che abbiamo appena che inseriremo per utilizzare Discord. Chiaramente tutta questa fase, se tu hai già un account Discord, la puoi serenamente saltare e andare direttamente qui. Ci ha inviato un link di conferma, andiamo a verificare se effettivamente c'è il nostro link di conferma. Facciamo un refresh, eccolo qua. Verificare l'email per Discord, verifica l'email e ci aprirà un'ulteriore pagina all'interno di Discord. Email verificata. Continua su Discord. Questa è l'interfaccia generica di Discord. Possiamo aggiungere amici, possiamo entrare su più canali, eccetera, eccetera. Quello che per noi in questo momento è importante comunque è avere già qui il login di Blue Willow. Quindi ci clicchiamo sopra e siamo dentro. Ora non possiamo scrivere in tutti i canali, dobbiamo andare a cercare una chat per rookie, per chi inizia, uno qualsiasi, e possiamo scrivere qui all'interno, esattamente come avviene in Midjourney e in molte altre app e servizi di intelligenza artificiale che permettono di generare immagini sulla base di un testo che noi gli diamo. Anche in questo caso abbiamo una serie di comandi, di prompt, su cui se vuoi possiamo fare un discorso più approfondito in futuro. Comunque andiamo quindi su use apps e abbiamo tutti i nostri prompt. Sono tanti, sono spiegati anche da Blue Willow stesso, c'è una pagina specifica che te li illustra, però ovviamente quello che più ci interessa è Imagine, quindi Imagine prompt, e inseriamo quello che vogliamo che lui realizzi. Essendo una chat condivisa con molte altre persone, naturalmente qui troviamo un'infinità di creazioni altrui che volendo possiamo anche copiare, se c'è una che ci piace in modo particolare. Vediamo, questo gatto, volessi copiare o fare un upscale o una variazione, come vedremo fra poco, di questo gatto, mi basta cliccare qui e posso andare a fare le modifiche a disegni altrui, a opere altrui. Questa è una limitazione, se vogliamo, perché non c'è modalità di avere una chat one to one, o meglio c'è, ma è piuttosto complessa. Non sto qui a spiegarla perché andrebbe un po' oltre la esigenza di semplicità su cui voglio incentrare questo video. E quindi diciamo tutti i lavori che noi creiamo sono visibili da tutti coloro che si trovano in rete in quel momento, sono all'interno di Blue Willow in quel momento, quindi possono ispirarsi, copiarla, prenderla per utilizzi vari. Però insomma, ripeto, stiamo utilizzando un servizio che è totalmente gratuito, quindi questa è l'altra faccia della medaglia, il rovescio della medaglia. Diciamo che a me piace particolarmente questo gatto. Il primo effettivamente è inquietante ma carino. Posso fare l'upscale o variazioni, comunque questo lo vediamo magari dopo con più nel dettaglio. Andiamo a creare un nostro disegno, qualcosa di nostro. Scorriamo quindi fino al fondo, prompt, e possiamo semplicemente scrivere in italiano o in inglese il nostro comando. Chiaramente più sarà dettagliato, ecco ad esempio questa ragazza è molto carina come immagine. Full body of a blue haired girl in the rain the night, vibrant raindrops. Un upscaling e vediamo, effettivamente è un disegno molto ben realizzato. Diamogli anche noi il nostro prompt, una roba quasi classica per questo sistema di intelligenza artificiali. The last selfie in the world. Ci piegherà qualche secondo naturalmente, intanto scorreranno altre immagini, se qualcun altro sta caricando altre cose possiamo curiosare, vedere quello che stanno facendo gli altri. Ci arriverà poi una notifica una volta che ha terminato il caricamento e la possiamo trovare qui nei messaggi ricevuti. Comunque non appena avrà terminato vedrò qui le proposte che mi ha realizzato sulla base del comando, del prompt che gli ho dato. Io ho dato un prompt volutamente molto semplice, ho semplicemente scritto quello che volevo
che lui realizzi. Si può renderlo più interessante, e come vedremo fra poco il disegno, dando un prompt più approfondito, con più indicazioni. Ecco qui, ha realizzato il mio design, lo posso andare a recuperare tramite lo scorrere della chat oppure andandolo a vedere nei messaggi ricevuti. Allora, lui ha dato questa interpretazione particolare, quasi religiosa, diciamo che mi può piacere quest'ultimo particolare, un disegno particolare. Allora, andando a cliccare qui su vai, mi rimanda alla mia immagine nella chat. Ho le opzioni canoniche che trovo anche in Midjourney e in molti altri di questi sistemi di intelligenza artificiale, ovvero upscale, quindi per migliorare la qualità e la resa dell'immagine di una delle 4 immagini che lui ha creato, oppure variation, variazione del primo, secondo, terzo, quarto, oppure un refresh e mi creerà 4 immagini completamente nuove. Nulla mi vieta naturalmente di effettuare delle variazioni di una delle immagini che ha creato che a me piacciono e nel contempo anche chiedergli di crearne 4 nuove. Ringrandiamo nuovamente e possiamo vedere naturalmente anche nel browser dove ce lo farà vedere più in grande. A me continua a piacere questa immagine qui. Allora torno sul mio account Discord e gli dico di fare le variazioni dell'immagine numero 4. Nel contempo però voglio che me ne crei anche delle altre. Quindi variazione del 4 e refresh con 4 immagini nuove. Tornerò qui sulle menzioni e non appena avrò terminato l'upload delle nuove immagini me le caricherà appunto qui. Intanto io posso scorrere, come dicevo prima, la chat e vedere cosa hanno creato gli altri. Ecco intanto che ha fatto delle variazioni dell'immagine che gli avevo chiesto io prima e anche ha creato 4 nuove immagini. La variazione dell'immagine che avevamo visto prima, che ti ricordo era questa, e questa qui. Sì, questo non c'entra nulla, questo è brutto. Questa potrebbe essere ancora salvabile, la prima. Proviamo a fare magari un upscale della prima, quindi andiamo qui, upscale, quindi miglioriamo la qualità dell'immagine e andiamo a vedere, eccolo qua, il selfie. Se lo immagina in montagna questo selfie, questo è uno sfondo montano direi. Andiamo a vedere anche le variazioni rispetto alle 4 immagini precedenti che non mi convincevano, me ne ha create altre 4, questa non è male credo. Qui c'è uno scimpanzé, non si sa perché, qui abbiamo questo uomo davvero inquietante e qui abbiamo Will Smith che interpreta l'ultimo uomo sulla Terra. No, scherzo, però somiglia vagamente a Will Smith. Apriamo nel browser per vederle meglio. La prima mi piace, già così, secondo me è già buona. Andiamo a fare quindi a vedere appunto il blocco di immagini, facciamo un upscale della prima perché non mi dispiace affatto e gli chiediamo anche delle variazioni. Per fare gli upscale è più rapido rispetto alle variazioni. L'upscale è già pronto, eccolo qui il nostro amico futuristico che si fa questo selfie con questo sfondo montano. Intanto mi ha creato anche le variazioni di quello che gli ho chiesto prima e sono veramente brutte perché sembrano un gruppo di in vacanza sulle montagne preso e buttato lì con delle facce decisamente improbabili. Questa la buttiamo via, non sempre tutte le ciambelle riescono col buco, in questo caso non è riuscita per niente la ciambella. Proviamo a chiedere la stessa cosa ma in italiano, vediamo se riesce comunque a recepire il comando. No. Ed eccoci qua, ha creato le immagini che gli ho chiesto prima con l'ultimo selfie sulla Terra e le ha immaginate così. Meno curato, meno bello che nella versione inglese, continua a ficcarci sempre dietro questi benedetti monti, evidentemente li ama molto. Andiamo a chiedergli in inglese una variazione. Adesso noi andiamo a chiedergli, chiudiamo qui e andiamo di nuovo qui nella nostra prompt dei comandi e gli inseriamo images inserendogli the last selfie taken on Earth, l'ultimo selfie scattato sulla Terra, ma aggiungendo degli elementi. Ad esempio possiamo chiederglielo hyper realistic 4K, oppure, tanto per farvi vedere delle variazioni, chiedergli la stessa cosa della selfie taken on Earth ma inserendo ad esempio cyberpunk
e futuristic. Vediamo cosa ci tira fuori in questo caso. Come ti dicevo, intanto che lui sta caricando le immagini, la peculiarità in questo caso rispetto a Midjourney, che dopo la creazione di 25 immagini ti richiede di sottoscrivere un abbonamento, è che in questo caso, almeno per il momento, puoi creare tutte le immagini che vuoi, tutte le variazioni che vuoi ed è completamente gratis. Vediamo un po' cosa ha creato. Allora, Hyperrealistic. Io gli ho chiesto iperrealistico a 4K, lui mi ha fatto una specie di foto con dei soggetti che non so bene dove abbia recuperato, anche in pose piuttosto improbabili. Questo è un braccio che gira nella direzione sbagliata, però ha creato questa cosa relativamente realistica. Più interessante, quando gliel'ho chiesto, futuristico, cyberpunk è futuristico, guarda un po' cosa mi tira fuori. E queste sono immagini che lui ha creato così a zero, sulla base di una semplice prompt che io gli ho dato anche abbastanza rapidamente. Ha creato appunto qualcosa di interessante. Su questa magari sarebbe da migliorare il rapporto volto-casco. In questo caso è particolare, sfiziosa. Questa non mi dispiace, perché c'è questo sfondo appunto con il riflesso di grattacieli futuristici. Anche questa non è male. Magari facciamo delle variazioni delle prime due, o meglio della prima e della quarta. Quindi vai, io voglio le variazioni della prima e della quarta, perché ti ricordo sempre che si legge in questo ordine: prima, seconda, terza, quarta. Quindi variazioni della 1, variazioni della 4, e poi gli chiedo anche di rigenerarne completamente di nuove. Ecco qui le variazioni che gli ho richiesto. Le variazioni della 1, che ti ricordo essere questa, che mi propone sono queste qui. Forse la 4 si può salvare, le altre francamente le altre direi proprio di no. Oppure variazioni dell'altra, dell'ultima finale, queste. Ecco, in questo caso direi buona la prima, perché queste 4 qui non sono all'altezza secondo me di quelle che abbiamo visto prima. Forse questa potrebbe essere relativamente interessante, ma parliamone. Quindi andiamo a selezionare per le prime che avevamo visto, che erano queste. Facciamo un upscale della 1 e della 4. Nel frattempo lui però mi dovrebbe avere anche creato le variazioni, perché io ho anche chiesto di farmi delle variazioni su quel tema, e sono qui. Abbiamo nel browser che te le faccio vedere meglio. Questa potrebbe essere interessante. Questa è un po' confusionaria. La ragazza su questo sfondo può essere interessante. Sono questi occhiali che non c'entrano assolutamente niente, ma lavorandoci un po' a forza di tentativi si può arrivare a davvero delle belle cose, a dei lavori molto ben realizzati. Intanto ha fatto l'upscale, eccoci qui. Come vedi la qualità è ragguardevole. Io adesso ho ingrandito molto, praticamente tutto schermo, però la qualità è ragguardevole sia in questo caso che in questo. Apri sempre nel browser, eccoci qui, piuttosto dettagliato. Ma se noi questo benedetto selfie l'avessimo immaginato realizzato da un grande artista come Vincent van Gogh, Claude Monet, non lo so, Andy Warhol, che cosa ci tirerà fuori? Vediamo. Dobbiamo naturalmente aspettare che carichi l'immagine, tendenzialmente ci piega una sessantina di secondi. Intanto io qui vedo già dei lavori che ha realizzato. Ha dato una sua interpretazione molto personale, cioè ha inserito i pittori che io ho citato nella creazione dell'immagine. Ecco qua. Il buon Vincent van Gogh, 4 reinterpretazioni. E questa è già la reinterpretazione base, cioè io ho semplicemente detto Van Gogh, punto, non ho aggiunto elementi. Claude Monet, ad esempio, la 3 mi sembra piuttosto buona. Anche la 1 devo dire non è male. E Andy Warhol, quindi andiamo naturalmente su
l'iconografia canonica di Warhol, Marilyn, la Campbell in una versione futurista e due Warhol anch'essi abbastanza futuristi. Questo è molto carino secondo me, ci si può lavorare. Vediamo un po' cosa possiamo tirarne fuori. Quindi facciamo una variazione della 4. Se io però gli avessi chiesto, anziché semplicemente Warhol, gli avessi chiesto Last Man eccetera, Warhol Style, vediamo un po' cosa avrebbe tirato fuori. Queste sono le variazioni di quello che gli ho chiesto prima. Intanto sta lavorando a creare le altre immagini che gli ho chiesto. Eccole qui che arrivano. Ok, ha inserito Andy Warhol in vari contesti più o meno urbani. Naturalmente nulla ci vieta di utilizzare anche ChatGPT per dare degli specifici comandi alla nostra intelligenza artificiale. Se non sai come funziona ChatGPT, ti rimando al video che ho caricato qui sul canale qualche settimana fa e spiegato nel dettaglio. Ti puoi accedere facendo il sync up ovviamente con i tuoi dati che gli vai a inserire mail e password, oppure tramite account di Google o Microsoft. Io entro col mio account, next, done, ok. Allora noi possiamo dargli dei comandi specifici a ChatGPT naturalmente per creare un design, quindi diciamogli che devi scrivere un prompt per un AI che trasforma i comandi di testo in design. Il prompt deve essere in inglese. Voglio che tu scriva esclusivamente i comandi nel modo più breve possibile, intervallandoli con dei punti virgola. Il prompt, cambiamo un po', l'ultimo sulla terra mi ha un po' rotto le scatole, diciamo, il prompt deve riguardare Joker. Ok, è stato molto semplice. Qui gli chiede anche di inserire il testo Joker, e questo sarà un problema, come vedremo, con Blue Willow, così come con qualunque altra intelligenza artificiale. Ha qualche problema con l'inserimento dei testi, quindi poi magari glielo riproponiamo togliendo quel passaggio. Questa è carina. Questo U98 ha realizzato questo disegno di Joe Biden e Marilyn Monroe con stile impressionista. Carino, devo dire, un lavoro particolare. Intanto andiamo a vedere il nostro di prompt. Ok, ci siamo. Come vedi, Joker poster, Joker face, green and purple background, Joker text, eccetera, ha portato a creare queste immagini, che sono abbastanza interessanti. Non ha preso proprio la lettera quello che gli ho detto, perché non in tutte compare il testo, ma in realtà è meglio così, perché coi testi non se la cava benissimo, come puoi vedere qui. Però, vedi, la qualità è abbastanza buona, è abbastanza interessante. Trovo interessanti il 2 e il 3 in particolare. Andiamo quindi a fare delle variazioni del 2 e del 3 e a vedere invece come è realizzato l'altro, dove gli ho detto di non inserire il testo. Variazioni di Joker, appunto. Il primo è piuttosto carino, vediamo un po' cosa possiamo farci. Adesso gli chiediamo una cosa affine, ma dicendogli che lo voglio, vado a copiarmi quello che ho scritto prima, però lo voglio e il disegno, il design, essere realizzato nello stile di Vincent van Gogh. Vediamo cosa ci propone. Create Joker non ci interessa, ne andiamo subito al sodo, quindi diciamo image poster, image Joker poster, eccetera eccetera. Vediamo. Intanto andiamo a vedere le varianti di quelli che gli ho chiesto prima.
Queste sono le varianti dell'1 che gli avevamo chiesto. Queste sono le varianti del secondo che gli avevamo chiesto. Si può fare di meglio, si può fare di peggio, sicuramente. Tutto sta a sperimentare, utilizzare, provare, riprovare finché non raggiungi l'obiettivo, il risultato che vuoi appunto raggiungere, inserendo i comandi più efficaci. Questo è interessante, che io gli ho chiesto di fare un Joker in una versione di Vincent van Gogh. Il primo c'entra relativamente poco, il secondo e il terzo e il quarto decisamente sì, soprattutto il quarto lo trovo piuttosto interessante perché abbiamo questo sfondo che richiama decisamente Van Gogh. Noi vogliamo fare un upscale di questo upscale e gli chiediamo anche delle variazioni. Se io anziché Vincent van Gogh gli avessi detto, sempre tramite ChatGPT, perché ci fa tutto lui, non è un problema, di realizzarlo nello stile di Salvador Dalì, cambia ovviamente la tipologia, gli chiede quindi gli orologi nello stile di Dalì, font stile surrealista, mentre prima era impressionista, perché siamo due correnti pittoriche diverse, e andiamo a incollarlo. Posso farcela. Allora, Imagine, ecco qua, e andiamo a vedere. Intanto andiamo a vedere quello che ci ha realizzato rispetto a quello che gli avevamo chiesto noi. Avevamo chiesto l'upscale di questo, un po' il risultato, e delle variazioni. Abbiamo chiesto lo stile di Salvador Dalì, vediamo un po'. Beh, si è spinto decisamente in là, non mi sembra molto nello stile di Dalì, effettivamente non mi convince. Questo potrebbe essere un po' surrealista volendo, ma proprio arrampicandosi sugli specchi. Ragazzi, allora proviamo a fargli ricreare completamente da zero. Poster, eccetera, eccetera. Allora, questa volta lo voglio nello stile di Pablo Picasso. Cambiamo pittore, sempre in Spagna, ma Picasso. Il prompt naturalmente ChatGPT me lo crea in pochi secondi. Ok, qui ci siamo già forse un po' di più. Primo direi di no, il secondo potrebbe essere uno spunto interessante. Gli altri due non mi convincono molto. Facciamo delle variazioni del secondo per quanto riguarda lo stile di Dalì, poi chiudiamo questo video che sta diventando veramente lunghissimo, voglio tediarti con un'infinità di comandi. Quello che volevo sottolineare sostanzialmente è che l'unico limite è la tua fantasia, cioè utilizzandolo i comandi in modo approfondito, imparando a utilizzarlo, a studiare meglio questo sistema di Blue Willow, puoi realizzare dei design davvero molto molto interessanti, anche con l'aiuto di ChatGPT se vuoi naturalmente. Andiamo a vedere cosa mi ha creato. Ok, questo è l'upscale di quello che gli ho chiesto io prima, di Dalì, e queste sono delle variazioni. Questo è lo stile cubista, Pablo Picasso, quindi potrebbe essere interessante il primo, ci si può lavorare, vediamo un po'. E andiamo a vedere se non ho sbagliato prima, perché potrei essermi sbagliato, ragazzi. Sì, gli ho dato l'upscale, volevo chiedergli anche delle variazioni. In sostanza, come dicevo, l'unico limite è la tua fantasia, puoi realizzare qualunque cosa ti venga in mente, utilizzando appunto un po' di fantasia, creando, provando con dei prompt differenti, dei comandi nuovi. Questa è una variazione di quello che abbiamo visto prima. L'ultimo è decisamente interessante, in ottica cubista naturalmente. Andiamo a fargli fare delle variazioni e andiamo a vedere questo, sempre nello stile da lì, Joker test, eccetera eccetera, surrealista. Vedi, ha creato delle varianti, possono piacere o meno, però comunque dà degli spunti, ti dà delle idee. Abbiamo poi, come ti dicevo, una serie di opzioni, di comandi assortite che magari approfondiamo in un altro video. Se ti può interessare, mi raccomando, scrivimelo qui sotto nei commenti, andremo ad approfondirli.
e ovviamente anche la possibilità, oltre a image che abbiamo visto, insomma, naturalmente, di creare, di caricare anche il messaggio come file o caricare un file cliccando qui o facendo doppio clic sul pulsante per poter caricare un'immagine ed elaborare un'immagine che noi gli diamo. Ti sconsiglio di utilizzare tue immagini personali perché comunque è un server condiviso, chiunque potrebbe prenderle e farne qualunque uso. Puoi utilizzare delle immagini che trovi in rete, c'è anche un sito che ti crea addirittura delle facce, ne parleremo in un video prossimamente. Le opzioni non mancano. Torniamo qui. Le variazioni del Joker surrealista che avevamo visto prima, cubista, scusami, che avevamo visto prima. Ecco qua. Deve piacere lo stile naturalmente, però ha personalità, ha carattere, funziona. Bene, io chiuderei qui per il momento questo excursus sui comandi e sulle funzioni di Blue Willow. Come hai visto sono veramente molteplici. Se vuoi ci torneremo per tutti gli altri comandi, per tante altre cose in un video futuro. Ti ringrazio per aver seguito fino qui questo video, ti ricordo di lasciarci un like nel caso in cui il video ti sia piaciuto, condividerlo con tutti i tuoi amici per far sapere anche loro l'esistenza di Blue Willow e le potenzialità di questo sistema e naturalmente iscriverti a questo canale ed attivare la campanellina delle notifiche per sapere sempre in tempo reale ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo contenuto su Tech Away.